Buongiorno amici di Universo Foto, sono Mirko Poppi e innanzitutto vi ringrazio di guardare questo video. Vi ricordo, se già non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale abilitando la campanellina per rimanere sempre aggiornati di tutte le novità. Seguiteci anche su Facebook, su Instagram e date un occhio al nostro magazine online universofoto.it, dove troverete quotidianamente articoli inerenti al mondo del foto e del video e anche la trasposizione di questo video e la scheda tecnica dei prodotti di Sirui che vi andrò a presentare dopo la sigla. Di Sirui abbiamo già visto tantissimi prodotti in questo canale, abbiamo visto come primi prodotti presentati i treppiedi, altissima qualità, i monopiedi sia per il mondo fotografico ma anche e soprattutto per il mondo video, e anche quelli abbiamo percepito e visto la altissima qualità e abbiamo avuto dei riscontri altamente positivi dagli utilizzatori. Sirui negli ultimi anni si è specializzata però sempre più anche in un altro settore, nel settore dell'ottica. Internamente alla propria fabbrica creato un reparto, un comparto specialistico e specializzato nella produzione di lenti. È partita dal prodotto anamorfico 50 mm per Sony con dimensione sensore APS-C o Super 35, Fuji APS-C e micro 4 terzi con un prezzo assolutamente abbordabile e alla portata di tutti, ha reso il mondo anamorfico alla portata di tutti. Sapete quanto costano le lenti anamorfiche professionali. Il livello qualitativo, nonostante il prezzo assolutamente economico, è veramente interessante. Dal 50 mm poi Sirui ha sviluppato altri 3 prodotti sempre per quelle dimensioni di sensori, quindi il 35 mm, il 24 e il 75 mm. Di tutti questi obiettivi abbiamo creato il video che lo trovate sempre in questo canale, in cui potrete vederli. È uscito successivamente con un 50 mm anamorfico ma per full frame, uscito poco tempo fa e ha riscontrato un ottimo successo, in questo caso attacco Sony e attacco Canon RF, attacco Nikon Z e attacco Panasonic L. Dopo l'uscita del 50 mm full frame, che adesso andremo a raffrontare anche con questo nuovo prodotto che è appena uscito sul mercato, ha presentato anche il 75 mm, sempre per full frame, sempre con gli stessi innesti. Io qua ho il prodotto con innesto Sony E e il prodotto con innesto Canon RF. È uscito anche con la linea Mars, di cui vi posto 2 video in descrizione, e sono prodotti Cine con attacco micro 4 terzi, una valigia che comprende tutti e 4 gli anamorfici con ghiere specifiche per il mondo del cinema, quindi 24, 35, 50 e 75. Vediamo nel dettaglio a questo punto il nuovo 75 mm full frame. È sempre un T2.9 come il 50 mm, ha sempre un rapporto 1.6 per di stitching ed è full frame. Il prodotto appare così, è molto simile alla scatola del 50 mm, ma ovviamente è lievemente più grande. Andiamo ad aprire uno dei prodotti. Questo è il 50 mm con attacco Sony. Il prodotto è sigillato ed è sottovuoto proprio per far vedere il livello qualitativo e il livello di cura della produzione del prodotto stesso. Andiamo ad aprirlo. E questo è il prodotto. Apriamo anche lo stesso con innesto Canon RF per vedere se ci sono alcune differenze o se appare uguale. Anche questo è sottovuoto, ovviamente. E questo è il prodotto con attacco RF. Notiamo la dimensione che è particolarmente simile, probabilmente per una questione di tiraggio il Sony E è 1,2 mm più lungo, ma ha le stesse caratteristiche. Vediamo come prima cosa che cosa notiamo. Come tutte le altre lenti anamorfiche è un prodotto in metallo, quindi che dà un senso di robustezza. Abbiamo l'innesto e la baionetta, ovviamente, per andare ad agganciare con il pallino dove andare ad inserire la lente stessa. Abbiamo
il tappo frontale che è un 82 mm il diametro filtri, anche questo totalmente in metallo, il tappo ovviamente in plastica, e abbiamo la ghiera molto fluida che va dal T2.9 al T16 e l'altra ghiera per la messa a fuoco, anch'essa fluida, che va da infinito fino a 85 cm. Una cosa molto importante è che abbiamo la scala sia in metri sia in piedi, in modo da essere utilizzabile in tutti i mercati mondiali. Abbiamo inoltre posizionato qua sotto un ulteriore innesto vite 1/4 per poterla agganciare in un sistema a rig in maniera più comoda. La stessa cosa vale per il prodotto con attacco Sony. Dopo vediamo un attimo un raffronto con il 50 mm che vi faccio notare una cosa importante. Vediamo anche che cosa c'è dentro la sacca degli accessori. Troviamo la borsa, la sacca di trasporto per poterla installare e evitare che possa subire dei danni in fase di trasporto. Andiamo ad aprire anche il 50 mm, che io qua ho il 50 mm con innesto Sony, e notiamo una cosa interessante. Mettiamola a fianco del 50 mm, del 75 mm con innesto Sony, e la cosa che vorrei farvi notare che semplifica la vita al filmmaker è questa, che io ho allo stesso livello, quindi alla stessa altezza, le ghiere. La ghiera sia di movimento della messa a fuoco sia di movimento del diaframma. Questo mi dà la possibilità, oltre alla innesto vite 1/4, questo mi dà la possibilità di installare nello stesso rig e nello stesso focus puller entrambi i prodotti, andando semplicemente a sganciare la lente e riagganciarla alla camera. Una cosa molto interessante, studiata proprio per semplificare la vita del filmmaker. La stessa cosa vale per il prodotto Canon RF sul suo relativo 50 mm full frame, la stessa cosa per il Panasonic L e la stessa cosa per il Nikon Z. Questa è una caratteristica che sicuramente è molto apprezzata dai filmmaker. Seguiranno video in cui i miei colleghi faranno dei test sul campo sul prodotto, in cui noterete il livello qualitativo del prodotto stesso e magari li vedrete anche insieme a un 50 mm anamorfico. Se avete dubbi o domande sul prodotto, non esitate a porcele nei commenti che vi risponderemo quanto prima. Il prodotto è già distribuito in Italia presso i rivenditori autorizzati, che vi posto in descrizione. Noterete anche il prezzo bene o male è contingentato, quindi quasi tutti i rivenditori hanno tutti lo stesso prezzo. Vi ringrazio di nuovo di aver visto il video fino alla fine. Mettete un mi piace al video se il video vi è piaciuto. Mettete un mi piace al canale e iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati di tutte le novità che escono sui prodotti importati dal gruppo TFS. Seguiteci anche su Facebook, su Instagram e date un occhio al nostro magazzino online universofoto.it, dove troverete una serie di articoli inerenti al mondo del foto e del video e anche la trasposizione e la scheda tecnica del prodotto di cui vi ho appena parlato. Vi ringrazio di nuovo amici e ci vediamo a un prossimo video. Ciao e buona giornata!